Senti Paolo, adesso ti volevo fare una domanda che ti volevo fare da un sacco di tempo. Ora, è già un po' che non ci vediamo, quindi approfitto di questo momento. Io seguo Jeff Sutherland Ah, su, ok. su Twitter, no? E mi è Non mi capi- chiedi di donne. no, no. Ok. E mi è capitato di vedere spesso che twitta il tuo libro, no? Ah, sì? Poi seguo anche te e ho visto che sei spesso con lui, vi fate selfie. Sì, abbiamo... Insomma, volevo capire che cosa ci fa insieme a Jeff Sutherland così spesso e come l'hai conosciuto. Ci facciamo selfie mossi. Allora, come l'ho conosciuto? Io ho fatto il percorso, dopo essere stato alla conferenza, la prima cosa, al primo Scrum for Hardware Gathering, no? Tornai e feci il sito Scrum for Hardware e poi mi chiesero di fare il TEDx a Siena e quindi portai Scrum for Hardware, la storia di Wikispeed, a un pubblico un po' più generalista, diciamo. Ehm, queste attività fecero sì che io e Joe iniziamo a frequentarci un po', a scriverci spesso, a messaggiarci e si diventò amici. Quindi quando lui veniva in Europa a fare corsi, io ho preso a raggiungerlo per fare co-training con lui. Quindi iniziai nel 2017 a fare co-training con Joe e l'ho fatto per un annetto abbondante. Una volta, dopo, penso sarà stato al quinto, il sesto training che facevamo insieme, eravamo, mi ricordo, a un aeroporto in Germania, non mi ricordo la città, probabilmente Monaco, ma non sono sicurissimo. Comunque eravamo in questo aeroporto, lui aveva il volo un po' prima di me e quindi eravamo prima del check-in, no? Prima del controllo di sicurezza, a perdere una mezz'oretta, poi ci saremmo divisi perché lui partiva da un terminal, io dall'altro. E quindi facevamo i soliti discorsi, ok, what's next, no? Qual è il prossimo progetto per il futuro? E lui mi buttò là il discorso, secondo me è l'ora che ti vai un po' a fare dei training anche con Jeff, perché comunque Jeff è del 41, no? Quindi ha 78 anni, no? E, e quindi mi ha detto non è che continuiamo a fare training per sempre, quindi ancora è il caso che gli prioritizzi questa cosa. E mi invitò quindi a uno dei suoi training. Io colsi la palla al balzo, andai a fare questo training, quindi andai da discente a un corso di Scrum at Scale che teneva Jeff e ai tempi li faceva soltanto lui. E quando andai a conoscere Jeff avevo già iniziato il libro, c'era già una versione, c'era già la prima versione di cartacea, avevo stampato per amici e lo regalavo a qualche cliente, quindi forse tu l'avevi già visto, e la versione online era diciamo all'80%, perché anche il libro l'ho fatto chiaramente con Scrum, quindi io ho pubblicato i primi 3 capitoli, poi ho cominciato a pubblicare un capitolo al mese circa, questo ho iniziato quindi a agosto del 2017 e l'ho finito l'anno dopo praticamente, 2018. Quindi andai a conoscere Jeff e mentre entrai in aula e ero tra i primi, quindi c'era Jeff stava mettendo a posto i post-it per iniziare la lezione. C'era chi organizzava il corso lì, un signore che si chiama Jean-Pierre in Germania, che mi conosceva perché aveva fatto un corso con Joe, quindi io ero suo co-trainer e quindi mi venne incontro, ah Paolo ciao, benvenuto, come stai, come sta andando il tuo libro? Quindi Jeff Sutherland quando mi ha conosciuto vide questo tizio qua, no, che parla questo inglese un po' strano, sono io, che stava pubblicando un libro. Quindi, piacere Jeff, mi disse, che libro stai facendo? E io fo, Scrum for Hardware. Come ti ho detto, in quel momento non esisteva ancora un libro che parlava di Scrum for Hardware, e mi disse, ah, interessante. E io gli dissi così, che se vuoi ti mando una copia, se le vuoi dare un'occhiata, no? Mi farebbe piacere avere un tuo feedback. Ah sì, volentieri. Quindi io la prima cosa che feci, prima iniziasse il corso, quindi era tipo un quarto alle 9, andai online, creai un codice sconto a Buono. 0 euro chiaramente per Jet Sutherland e glielo mandai per email. Nella prima pausa del corso mi arrivò la mail e lui l'aveva scaricato. Il giorno dopo gli chiesi in un break così, no? Allora Jeff, hai poi scaricato il libro? Bleffando perché sapevo l'aveva scaricato, no? E lui mi disse, sì, ho letto il primo capitolo ieri sera prima di andare a letto. E io gli feci, che ti è sembrato? Very good. E chiaramente lì si creò questa relazione.
Lui poi dopo andava a Stoccolma a fare un altro corso, dove stavo andando anche io, ok? Perché Joe mi aveva invitato ad andare a 2 corsi suoi, uno era prima del fine settimana, l'altro era lunedì e martedì. Quindi gli dissi, prima di salutarci al primo corso, guarda, io vengo a Stoccolma, perché vengo anche al corso che fai lì in Svezia, quindi se nel weekend sei libero, insomma, magari mi piacerebbe pranzare o cenare insieme, a tuo comodo, chiaramente, ti faccio qualche domanda perché mi piacerebbe fare un ulteriore capitolo, gli dissi, che poi ho fatto realmente, si intitola Sulle spalle dei giganti, il capitolo con cui sono Jeff. E lui mi chiamò di domenica, io ero andato a vedere il museo del Nobel, del premio Nobel, e c'era la premiazione del premio Nobel, stavamo dando il premio Nobel per la pace in quel momento. Io uscii e c'era quindi la sala che lo proiettavano, mi sono messo a guardare il premio Nobel della pace dal museo del Nobel a Stoccolma, e poi sono uscito e mi arriva questo messaggio da Jess Sutton, mi fa vieni a cena con noi questa sera, siamo io e mia moglie. Lì ho conosciuto Arlene, che è un personaggio fantastico, perché Jeff è una persona abbastanza ermetica, cioè lui quando parla non è ricco di dettagli, no? Ti dice le cose molto straightforward. E invece Arlene no, Arlene ti racconta tutti i dettagli, quindi io so quasi più cose di Jeff da Arlene che da Jeff stesso, insomma, perché lei invece quando gli fai una domanda ti dice tutto. E quindi niente, dopo siamo andati a cena e la sua moglie probabilmente cioè siamo entrati in sintonia, gli sono rimasto simpatico, mi hanno rinvitato a fare co-training con lui e poi quando Scrum at Scale è diventato pubblico mi hanno chiesto se volevo diventare il primo trainer italiano di Scrum at Scale, che chiaramente ho, ho accettato immediatamente e quindi io sono andato di nuovo a Boston da loro e quindi tutte le volte che mi hai visto sono stati questi vari viaggi che ho fatto con lui.